Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Questa è la prima parte del video del bikini Soleil ed è quello riguardante lo slip mutandina. È un lavoro, un progetto che io vi avevo promesso di portare sul canale. L'anno scorso ho fatto il bikini blu, diciamo strutturalmente un po' diverso. Quest'anno ho voluto presentare questo bikini che è giallo e qui il nome Soleil, che proprio è luce del sole. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò sempre con delle storie e dei post di anticipare quello che poi porterò qui, e poi faremo insieme dei sondaggi, così decideremo insieme quello che voi volete proprio che io faccio, realizzo per il canale. Ultimamente sono anche su TikTok, vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questo cotone adatto appunto per fare i costumi, che è delle 3 sfere Mare Stretch Touch, ed è un cotone elastico, è adattissimo per costumi e per top. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno un marcapunti e delle forbici. Inizieremo a lavorare lo slip del bikini, quindi inizieremo, io ho preso come punto di riferimento questo slip che è una taglia S, quindi chi utilizzerà lo stesso cotone, lo stesso uncinetto all'incirca, vi potete attenere tranquillamente alle mie misure, quindi ai miei numeri di catenelle e misure che poi prenderemo insieme. Mentre chi ha uno slip più grande, un altro modellino e quant'altro, vi spiegherò poi nel corso della lavorazione come fare un pochino per calcolare. All'inizio la prima cosa che dobbiamo calcolare è la parte di sotto, quindi questa parte qui. Quindi dobbiamo fare una catenella che sia lunga quanto questa parte. Quindi ora inizieremo subito e inizieremo la lavorazione del dietro. Questa volta cominceremo subito a lavorare la parte posteriore. Prendiamo il cotone e l'uncinetto, facciamo un cappietto che non conteremo come catenella perché lo stringiamo e ci lavoriamo 13 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Appoggiamo le nostre catenelle qui nella parte di sotto. Come vedete il numero è perfetto. Quindi aggiungiamo, questa è la 13ª catenella, aggiungiamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo nella 12ª, quindi lasciamo 3 catenelle, perché le 3 catenelle che abbiamo lasciato ci sostituiscono la prima maglia alta e realizziamo una maglia alta. Entriamo nei punti, quindi nelle catenelle che abbiamo a disposizione, e lavoriamo una maglia alta per ogni catenella. Quindi ci ritroveremo con 13 maglie alte. Qui entriamo e cerchiamo di prendere la catenella con così, con le 2 costine.
quindi non la singola catenella, cioè la singola costina della catenella. E ci lavoriamo una maglia alta per ogni catenella. Fatte le nostre 13 maglie alte, andiamo ad appoggiarle qui. Come vedete abbiamo raggiunto la misura del sotto, appunto della parte sottostante il nostro slip. Quindi partiamo dal prossimo giro a fare degli aumenti, perché stiamo facendo la parte posteriore. Quindi mi rialzo con 2 catenelle che non mi sostituiscono la prima maglia alta, però è solo per rialzarmi, volto il lavoro, filo sull'uncinetto ed entro nella primissima maglia, quella che ha appunto generato le 2 catenelle, e faccio una maglia alta. Rientro nella stessa maglia e eseguo la mia seconda maglia alta, quindi ho effettuato il mio primo aumento. Ora lavoro una maglia alta per ogni maglia che ho a disposizione fino ad arrivare all'ultima maglia, dove lavorerò sempre 2 maglie alte. Quindi devo fare un aumento per ogni riga che facciamo, un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Arrivati qui alla fine, come vedete, c'è questa maglia da lavorare ed è qui, entrando nella terza catenella, che dobbiamo andare a fare il nostro aumento, l'ultimo aumento del giro. Quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Qui ci rialziamo sempre con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo la stessa cosa, un aumento all'inizio e uno alla fine. Quindi ci lavoriamo la prima maglia alta e la seconda nello stesso punto, poi una maglia alta per ogni maglia e poi facciamo un aumento alla fine. Quindi dobbiamo proseguire così. Vi faccio un po' vedere, ancora abbiamo fatto, diciamo, solo, questo è il terzo giro, come già sta prendendo la forma per allargare mano a mano, quindi per poter allargare il lavoro e quindi essere molto simile al costume che abbiamo preso come punto di riferimento. Lavoreremo un aumento all'inizio e un aumento alla fine e ci rialzeremo per un numero di righe che poi vi dirò quando abbiamo appunto terminato, e vi dirò anche in centimetri quanto mi sono rialzata. Quindi ci lavoriamo, mi raccomando, un aumento all'inizio e un aumento alla fine per tutti i giri. Ho lavorato 30 righe di andata e ritorno con un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Ho fatto chiaramente la prova sul costume, quindi ho appoggiato la mia lavorazione sul costume che avevo e come vedete è perfettamente combaciante. Arrivata a questo punto io mi sono fermata perché poi vorrei fare il bordo superiore, quindi qui poi faremo partire le catenelle che ci uniremo col davanti, quindi la lavorazione del dietro l'ho terminata. Vi dirò in centimetri quanto mi sono rialzata, quindi prendiamo il metro
18 centimetri. Quindi ho lavorato 18 centimetri la parte dietro. Ora riprenderemo la lavorazione da questo punto e faremo la parte davanti. Quindi voltiamo il nostro costume e ci lavoriamo la parte davanti. Qui dove eravamo arrivati tagliamo, possiamo tagliare il filo e lo possiamo agganciare e lo lasciamo stare, e quindi possiamo riprendere la lavorazione dalla parte sottostante. Vi volevo solo far vedere che la lavorazione che abbiamo fatto come inizio e fine ci permette di non avere quei fastidiosi magari buchetti che si formano con le 3 catenelle. Questo comunque sia, e chissà, eventualmente non volete fare un bordino, diciamo che il bordo è più definito rispetto alla lavorazione fatta con le catenelle. Quindi ora riprendiamo dalla parte sotto e facciamo la parte anteriore del bikini. Prendiamo il filo, voi potete fare anche un nodino, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, facciamo passare il filo, facciamo 2 catenelle ed entriamo nello stesso punto facendo una maglia alta. Prendiamo il filo, la codina del filo che abbiamo appena inserito, ce la portiamo nella lavorazione ed ora la punteremo, proprio la sistemeremo direttamente nella lavorazione, e qui lavoriamo punto su punto, quindi senza fare aumenti, e lavoriamo le nostre 13 maglie alte. Qui arrivati alla fine, guardate, questa è la 13ª maglia, non vi confondete, casomai le contate, perché se no diminuite una maglia, e qui entrate nella terza, proprio nella solina della catenella, e facciamo la 13ª maglia. Ci rialziamo sempre con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e ci lavoriamo un'altra riga punto su punto. Facciamo direttamente la maglia alta come abbiamo fatto finora e ci lavoriamo 13 maglie alte. Abbiamo terminato la terza riga di maglia su maglia, contando anche quella iniziale delle 13 maglie. Quindi questa è quella iniziale, questa qui, poi ne abbiamo fatto la seconda e la terza, in tutto ne dobbiamo fare 7. Quindi ci rialziamo con 2 catenelle e proseguiamo per altre 4 righe punto su punto. Quindi continuiamo la nostra lavorazione così come stiamo facendo. Entriamo nella primissima maglia con la maglia alta e facciamo sempre punto su punto. Fatte le nostre 7 righe totali, quindi da qui dove abbiamo iniziato, infatti guardate c'è ancora la codina, abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 righe punto su punto.
qui cominciamo a fare il primo aumento. Ora cosa facciamo? Aumentiamo gradualmente, quindi facciamo questo giro, quindi questa riga la facciamo con l'aumento, la prossima senza aumento, la prossima ancora con l'aumento. Quindi ci siamo rialzati con 2 catenelle, voltiamo il lavoro, entriamo nella stessa maglia e qui ora facciamo una maglia alta, ne andiamo a fare un'altra nella stessa maglia, una maglia alta per ogni punto e poi un aumento lo facciamo alla fine. Quindi le maglie da 13 diventeranno 15. Arrivati qui alla fine facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi 1 e 2. Ci rialziamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e qui faremo maglia su maglia, quindi ci dobbiamo lavorare 15 maglie alte, quindi senza fare l'aumento né all'inizio e né alla fine. Arrivati alla fine faremo una maglia alta, quindi non faremo l'aumento di questa riga, ci rialziamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e qui rifaremo una riga di aumenti, quindi entriamo, facciamo la maglia alta e lavoriamo un'altra maglia alta nello stesso punto, poi faremo così anche alla fine, quindi i punti totali diventeranno 17. Arrivati qui nell'ultimo punto faremo 2 maglie alte nello stesso punto, ci rialziamo con 2 catenelle, facciamo un'altra riga senza aumenti, dopodiché cominceremo a fare per ogni riga un aumento, quindi questa è la riga senza aumenti e ci lavoreremo le nostre 17 maglie. Questa è calcolata sempre per una, ricordatevi che le 2 catenelle non sostituiscono la prima maglia ma ci servono solo per rialzarci, quindi ci lavoriamo punto su punto. Arrivati all'ultimo punto faremo una maglia alta, ci rialziamo con 2 catenelle e da questo punto in poi, che ora marcheremo, faremo un aumento per riga, quindi partiremo a fare da qui in poi tutti aumenti, quindi facciamo 2 maglie alte, poi proseguiamo, prendiamo un marcapunti e lo inseriamo alla base, così ci rendiamo conto quante righe facciamo con tutti aumenti, quindi da inizio e fine. Continuiamo così e ci rivedremo quando abbiamo terminato, siamo arrivati al punto giusto e così al solito vi dirò sia le righe che ho fatto e sia i centimetri che abbiamo ottenuto. Mi sono rialzata per 17 righe dal marcapunti iniziale che mi segnava proprio un aumento ad ogni giro, quindi un aumento all'inizio e un aumento alla fine per 17 righe. Arrivati a questo punto
mi posso fermare, perché sono arrivata comunque sia all'altezza, per poter fare poi il bordino. Quindi da qui dove sono arrivata faccio partire delle catenelle che congiungerò nella parte nella parte dietro. Quindi queste catenelle mi devono poi formare la larghezza del costume che io ho preso in riferimento all'incirca. Io per ora su questo costume ho una larghezza totale di 24 centimetri circa, quindi come larghezza, e devo arrivare circa a 34 centimetri. Quindi devo aggiungere una catenella che mi congiunga i due lati, che mi fa questa ampiezza e quindi questa larghezza. Da qui dove sono arrivata faccio partire una catenella di 20 catenelle. Quindi facciamo 20 catenelle. Fatte le nostre 20 catenelle, prendiamo la lavorazione, il dietro, lo giriamo da questa parte e ci agganciamo al primissimo punto con maglia bassissima e abbiamo unito il primo lato. Ora facciamo un'altra maglia bassissima nel punto successivo e possiamo tagliare il filo. Questo è più che altro per fissarlo ancora di più e possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e poi nella lavorazione successiva ci lavoreremo anche la codina, così la facciamo sparire. Riprendiamo la lavorazione da questa parte, quindi riprendiamo il filo e ci agganciamo nell'ultimo punto che abbiamo da questa parte. Entro nel primissimo punto che ho a disposizione, mi tiro il filo, faccio una catenella e una maglia bassa per agganciarlo meglio. Dopodiché la maglia bassa ora calcolo una catenella e parto la seconda, 3, 4, 5, facendo 20 catenelle. Fatte le nostre 20 catenelle, entriamo da quest'altra parte nel primissimo punto e ci tiriamo la nostra lavorazione all'interno. Facciamo una catenella e iniziamo da qui la nostra lavorazione. Quindi l'abbiamo agganciato e ora partiamo a fare la nostra prima lavorazione, che consiste sempre in un giro di maglie alte. Quindi abbiamo fatto una catenella, facciamo la seconda e rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Dopodiché per ogni catenella realizzeremo una maglia alta e per ogni punto sottostante fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi prendiamo tutte le catenelle che abbiamo a disposizione qua nella parte laterale, quindi entriamo e ci lavoriamo la maglia alta.
Arrivati qui dove abbiamo fatto appunto l'aggancio, entriamo nella maglia bassa, quindi ce la lavoriamo e poi prendiamo sempre punto su punto e ci lavoriamo la codina, questa codina di inizio lavoro, quindi la sigilliamo sempre nella lavorazione e la stessa cosa faremo dall'altra parte. Quindi continueremo a lavorarci una maglia alta per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino ad arrivare all'inizio. Arrivati qui all'ultimo punto, facciamo l'ultimo punto insieme, l'ultima maglia alta, e ci agganciamo alla seconda catenella iniziale con maglia bassissima e abbiamo terminato il primo giro di maglie alte. Così è più definito già il nostro costume nella parte sopra. Come vedete abbiamo allargato, l'abbiamo realizzata a mutandina, quindi abbiamo ottenuto, diciamo, la larghezza che ci occorreva. Facciamo un confronto con quello che io ho preso per riferimento, guardate un po', sistemandolo abbiamo eguagliato le due parti. Poi, essendo un cotone molto elastico è molto flessibile, quindi farlo di una misura più grande oppure di circonferenza uguale alla vostra non è consigliabile, proprio perché essendo molto elastico tende giustamente ad allargare e magari poi vi sta largo, mentre il costume deve calzare perfettamente. Per questo io dico di prendere come punto di riferimento un costume che già avete in casa e che vi sta bene, comodo, quindi potete realizzarlo nella stessa misura. Continuiamo, ci rialziamo sempre con 2 catenelle e facciamo nello stesso punto una maglia alta. Dopodiché, questo è il nostro primissimo punto, dopodiché continuiamo con una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 punti di base, 1 e 2, entriamo nel terzo punto realizzando una maglia alta. Lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, saltiamo 2 punti, 1 e 2, entriamo, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e ci lavoriamo una maglia alta. È molto semplice, qui ci lavoriamo 2 maglie alte, due catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 1 e 2 ed entriamo nel terzo punto facendo una maglia alta. Questo è il risultato. Nel giro seguente, nei fori, quindi in questi buchetti, lavoreremo 2 maglie alte e nello spazio faremo le 2 catenelle. Quindi alterneremo questa lavorazione per la parte sopra, semplicissima e nello stesso tempo velocissima da fare. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, 1, 2, entriamo nel terzo, maglia alta e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati qua alla fine, come vedete, non
io non ho fatto un calcolo specifico né di multipli e né di nessun calcolo per il punto, quindi qui ora dovrei lavorare le altre 2 maglie alte e quindi mi verrebbero 2 maglie alte, il gruppetto di maglie alte vicine. Quindi lavoro una maglia alta, mi restano 2 punti, faccio 2 catenelle e mi ricongiungo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Quindi è un punto che voi facilmente, se vi trovate nella mia stessa situazione, avere il gruppetto da 2 o il gruppetto da 3 non vi interessa più di tanto, perché non si nota nel corso della lavorazione. Qui per giunta è all'inizio che noi abbiamo fatto partire dalla parte dietro che va nel laterale, quindi è un punto non visibile. Da qui, dove ci ritroviamo, ci rialziamo con 2, 3, 4, 5 catenelle ed entriamo nel foro direttamente. Quindi abbiamo formato il nostro primo archettino. Nella parte centrale lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle, entriamo direttamente nella parte del foro, quindi, e facciamo 3 maglie alte. Quindi ci lavoriamo sempre questa sequenza, guardate un po', tipo a scacchi, 2 catenelle, entriamo nella parte centrale direttamente facendo 3 maglie alte e ce la lavoriamo per tutto il giro. Ho precisato qui all'inizio, quindi alla fine del lavoro, come vedete, se voi lo guardate, neanche, non vi accorgete neanche che qui ci sono le 2 al posto di 3 maglie alte. Quindi questo è uno dei metodi nascosti per poter sistemare, diciamo, una lavorazione senza che si noti. L'importante è non saltare punti, perché poi tende a stringere la lavorazione e quindi si nota. Dobbiamo sempre attenerci ai punti che abbiamo e optare per la soluzione migliore. Ve l'ho fatto vedere proprio di proposito, perché tante volte, non contando, non avendo magari un multiplo e quindi aggiungendo punti, levando punti, vi potete ritrovare a questo punto, a posto di bloccarvi, fate una lavorazione del genere e non si nota. Continuiamo così e faremo tutto il bordino con questa lavorazione, quindi con tipo scacchi. Facciamo vuoto, pieno e poi alterniamoli nei giri successivi e ci rivedremo alla fine del bordino. Il bordino è facoltativo, lo potete fare più o meno alto, quindi io poi vi farò vedere quanto l'ho fatto io, però quest'anno si usano tanto gli slip del bikini abbastanza alta, come cioè a mutandina più alta, e quindi potete anche farlo molto più alto. Possiamo continuare la lavorazione da soli. Mi raccomando, arrivati qui alla fine, entrate nel foro facendo solo 2 maglie alte. Contate 1, 2, 3, nella terza catenella entrate con maglia bassissima e chiudete. Le 3 catenelle vi fungeranno come terza maglia alta dentro il foro. Questo ve lo dico così non avete difficoltà poi a farlo. E qui ripartite con 2 catenelle e maglia alta
come abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi nel foro lavoriamo le maglie alte, poi lavoriamo le 2 catenelle, maglie alte, 2 catenelle, maglie alte, 2 catenelle. Quindi continuiamo così e ci rivedremo quando abbiamo terminato il nostro bordo. Ho terminato facendo 1 2 3 4 5 6 righe di bordino, quindi ho terminato con maglia bassissima. Quindi ora posso tagliare il filo. Voi potete fare qualche giro in più se volete un bordino più grande. Lo agganciamo e poi lo fisseremo con un ago alla lavorazione. Qui c'è il costume terminato, leviamo il marcapunti e abbiamo terminato il costume. Come vedete, l'elasticità del costume stesso, tutto molto elastico, quindi adattissimo per questo progetto. Questo è un filato proprio adatto. Il video dello slip del nostro costume è terminato. Io vi ricordo che questa è una taglia S. Per poter aumentare di taglia tenete conto che sono circa 2 centimetri a taglia, quindi bilanciatevi con queste misure e aggiungete 2 centimetri per poter fare una taglia M, 2 centimetri in più per fare una taglia L. Però sempre come consiglio principale io vi do quella di mettere un costume che vi sta bene e quindi di cui avete una vestibilità perfetta, e prendere le misure sul costume stesso, e quindi poi non vi ritroverete facilmente a eseguire esattamente le vostre misure o le misure di chi volete proprio fare il costume. Il video è terminato e seguirà il pezzo di sopra del nostro bikini. Diciamo è una piccola sorpresa, me l'avete richiesto, quindi non è uguale assolutamente a quello già presente sul canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.